Messaggio quotidiano ricevuto il 13 giugno 2017 nella città di Roma, Italia, trasmesso da Maria, Rosa della Pace, al veggenti frati Elias del Sagrado Corazon. La seconda parte della nuova profezia. E vedrete che coloro che dicono di avere il potere della religione fra le sue mani perderanno il controllo di tutto, dalla notte alla mattina. La loro cecità ed ambizioni spirituali saranno così grandi come conosciuti. Vedrete allora rivelare i segnali dell'ultimo tempo, segnali che indicherà l'ultima fase culminante della caduta del falso tempio. Lamenti saranno uditi così somiglianti al muro dei lamenti. Gli ambiziosi non avranno più il loro rifugio, perché il grande spirito avrà cambiato di luogo e solo starà con i più semplici. Questa sarà l'ora della grande prova del patriarcato, perché né i dirigenti né l'elazione potranno fermarlo, giacché la divina volontà che si muoverà con la forza della santa giustizia e tutto lo mostrerà. Lì non rimarrà pietra su pietra. Il falso potere combatterà con la sua propria ambizione e la grande crisi delle religioni accadrà. Perché, come fu detto, le chiavi saranno tolte e coloro non riusciranno a aprire le porte per poter entrare nella casa del Padre. Coloro che hanno nascosto la verità e non furono trasparenti o cristallini come l'acqua si sporcheranno di conseguenza. I loro vestiti di vita sociale si strapperanno, perché apparirà la pelle dei lupi che prima era nascosta nell'abito delle buone pecore. In quell'ora tutti, come umanità credenti, avranno l'opportunità di unirsi o di allontanarsi di più dalla mano di Dio. Come nel soffio di un fortissimo vento, le strutture del Tempio cadranno, così come il Tempio dei Farisei crollò al momento della morte dell'unigenito sulla croce. Ed altre rivelazioni arriveranno. La barca del vecchio Tempio sarà agitata dal furore dei grandi mari. Una tempesta si precipiterà sulla barca, mentre essa stia togliendo tutti i suoi mali. La fede sarà lì messa a prova e i poveri cuori di migliaia di peccatori si dovranno confermare davanti alla legge. Avrete la grazia di rimanere al di sopra di tutto o avrete la disgrazia di rimanere sommersi nella terribile agitazione purificatrice. Ma il Signore, in quell'ora delle grandi rivolte, invierà i suoi angeli per soccorrere colui che, col nome povero, farà rimuovere le fondamenta del vecchio tempio. Perciò dovete pregare per questo pastore, visto come il grande oppositore di tutti i tempi e come disturbatori di tutte le nazioni che vivono materialmente senza Dio. È così che arriverà la giustizia, come un forte colpo di luce che il martello divino darà nell'ora della sentenza finale. Il Figlio amato, che tutto sa, soffierà una ad una le parole della sua santa saggezza negli ultimi uditi dell'umile pastore e gli darà più coraggio e forza attraverso gli oranti anonimi, essi che, come nel passato, aiutarono la Santa Madre a dare una degna sepoltura a Cristo. I grandi pastori suoi greggi, che non sono di quel tempio, saranno involti come in teli di protezione, affinché niente di somigliante invisibile li tocchi. Saranno così protetti, così come Cristo ha mantenuto le sue piaghe protetti coi lenzuoli del Santo Sepolcro. Non ci sarà mente o intelletto che nell'ora di rimuovere il vecchio tempio e di purificare la vecchia barca
rimanga con chiarezza o discernimento. Quell'anima che non vada così in fretta verso il suo cuore verrà perturbata tutto il tempo. Perciò correte in fretta e entrate nella dimora del cuore prima che sia troppo tardi, perché l'avversario, con la sua sporca intelligenza, confonderà a colui che cerchi o aspiri alle risposte mentali. Avanzate prima del tempo, invocate la grazia di poter arrivare a sentire la dimora del cuore. Lì il nemico non conosce il regno, neanche saprà incrociare il deserto, nel quale la donna della luce proteggerà i suoi figli. Prima di che il tempio crolli, correte al tempio del cuore, dove Dio ha la sua vera Chiesa, la sua esistenza e la sua presenza eterna. Tutto ricomincerà nella nuova Chiesa a partire dal cuore e da lì tutto sarà realizzato come dall'inizio. È stato pensato e meditato da Dio, il Creatore. E, sebbene i lupi si mostrino furiosi e rompano con le loro mani i falsi vestiti di pecore, non abbiate paura. Questo sarà il segnale che in verità il cambio sta arrivando. L'ora che verrà indica l'arrivo della rinnovazione ed i veri figli di Eva perderanno finalmente il vincolo con il peccato originale. Saranno liberi di tutti gli errori del passato. Così il nuovo Tempio, libero dai ambiziosi ostentatori, sarà degno di ricevere nel suo altare maggiore a colui che sempre ha governato, il proprio Cristo, vostro Signore. Fate penitenza semplice per essi che non si convertono e per tutti quelli che solo desiderano il potere, il più potere. Vivete e praticate i comandamenti, perché Dio invierà nuovamente a Mosè col suo nuovo volto per dire al mondo quanto si è allontanato dalla legge e non ha compiuto. Vivete le leggi per essi che non li vivrano e per essi che li proclamano sui altari e non li compiono. Che il vostro centro sia la divina presenza di Cristo nell'Eucaristia. Lì sarete salvi da essi che non dicono la verità. Vi ringrazio per rispondere al mio richiamo. Vi benedice la vostra Madre Maria, Rosa della Pace.